Siamo nel 1959, l'industria automobilistica deve soddisfare la richiesta di una popolazione sempre più in crescita, una popolazione che ha bisogno di un'auto piccola, maneggevole, compatta ed economica. La BMC, acronimo di British Motor Corporation, deciderà anche lei di affrontare il neonato mercato delle auto economiche ed affiderà l'incarico ad un genio assoluto che scolpirà il suo nome nella Wall of Fame dei migliori progettisti di automobili mondiali, Alec Issigonis. Nel corso degli anni, nonostante sia stata costruita in tantissimi esemplari, è rimasta sempre la stessa. La Mini ha avuto un impatto molto importante sull'industria automobilistica mondiale. Questo perché? Perché ha dimostrato che le dimensioni compatte, il vestito britannico e il divertimento di guida erano le armi vincenti. La perfetta auto urbana, una vettura a trazione anteriore, un raggio di sterzata molto stretto, insomma, per dominare la città. Per contro, la Mini presentò da subito un particolare assetto di guida, definito dagli utenti da camionista. Il pubblico dovette abituarsi a questo nuovo assetto che presentava un volante in posizione particolarmente orizzontale e per i più alti e per i più corpulenti, tipo me, la posizione di guida era a gambe molto divaricate. Questa posizione di guida, criticabile nei lunghi viaggi, in città, grazie alla leggerezza del corpo vettura, permetteva un grande controllo dell'auto. Il 1961 fu un anno importantissimo per la Mini, con l'uscita della Mini Cooper. La Mini elaborata da John Cooper, ebbene sì, il titolare della scuderia di Formula 1. Per dovere di cronaca, le versioni prodotte fuori dall'Inghilterra erano su licenza BMC, British Motor Corporation, confluita successivamente nel consorzio British Leyland. Il grande punto di forza, come dice il nome, era l'ingombro, una vettura capace di ospitare 4 persone più il bagaglio. E fu così che nel 2000, dopo oltre 5 milioni di esemplari costruiti e dopo centinaia di varianti, terminò la produzione di questa autentica leggenda. Bene, siamo qui con Gianmarco, proprietario della protagonista del nostro servizio di oggi, una Rover Mini Cooper. Gianmarco, ho una domanda così a bruciapelo da farti. Perché proprio la Mini? Perché? Perché la Mini rappresenta un mio piccolo sogno di infanzia. Fin da bambino mi ha, affascinato questa piccola reginetta della strada e mi sono ripromesso che quando avrei trovato un'occasione me ne sarei messa una in garage. Quindi così è stato. Ho trovato questa Rover Mini Cooper versione mainstream perfettamente marciante tramite un rivenditore e ho detto perché no, facciamolo. Ora vorremmo sapere i pregi e i difetti elencati dal proprietario di questo tipo di vettura. Per quanto riguarda i pregi, è una macchinina molto divertente, ha una risposta, come sapete tutti, molto diretta, molto precisa e la sensazione di guidare un piccolo go-kart può essere molto appagante. Chi ricerca questo tipo di esperienza mi sento di consigliarla. Per quanto riguarda invece i difetti di questa vettura, sicuramente l'abitacolo non è spaziosissimo, quindi se dovessi consigliarla a una persona magari di corporatura robusta, mi sentirei di metterlo in guardia sul fatto che la posizione di guida potrebbe essere un po' scomoda. È un'auto, come dicevo, divertente, rigida, bassa e per quanto uno possa anche eventualmente regolare un pochino l'assetto, rimane comunque un'auto bassa e rigida, per cui le strade sterrate
e le strade dissestate non sono sicuramente il suo campo di battaglia, quindi chi si ritrova a fare spesso questo tipo di strade mi sento di sconsigliare, diciamo, di acquistare questo tipo di veicolo. Che genere di lavori hai effettuato su questa Mini? Di obbligatorio al momento dell'acquisto non c'era nulla da effettuare perché l'auto era marciante. Io però, essendo abbastanza maniacale per quanto riguarda la sicurezza e la meccanica, ho fatto un revamping completo dell'assetto dell'auto, vale a dire tamponi di gomma, che ricordiamo sostituiscono le molle in questo modello, ammortizzatori, il sistema di scarico, che ha optato per uno scarico completo in acciaio dai collettori fino al terminale. A livello di manutenzione, una pulizia di tutto il circuito di raffreddamento, poiché col tempo la ruggine e i depositi ce n'erano in abbondanza. Ho sostituito il radiatore con un modello innanzitutto nuovo, un pochino più performante, per scongiurare il surriscaldamento, che come sapete è un difetto di questo tipo di vettura, soprattutto nelle salite lente ed estate. Hai curato anche l'interno di questa Mini, che cosa è stato fatto? Fondamentalmente sono stati sostituiti gli impiallacci originali in finta radica con impiallacci in tecnopelle per ammodernare un po' gli interni e dare un tocco un po' più sportivo, diciamo, alla vettura. Benissimo, è arrivato il momento di andare a provarla. E facciamo questa prova. Bene. Una caratteristica di questo cambio è che la terza, rispetto ai cambi 5 marce, non è, tu passi dalla seconda, passi dalla folle e normalmente spingi in avanti, invece quella terza è il posto della quinta. Subito mi si impuntava, poi dopo l'ho capito almeno qua possiamo vedere un po'. Beh, comunque, sì, ecco, infatti. Hai visto? Sì. Io subito pensavo avesse un difetto di gioco, in realtà è il cambio che ho fatto così. Ma comunque è fluida, ragazzi. A livello di assetto, diciamo che opta, innanzitutto ho aggiunto i regolatori di altezza, i famosi high-low, una modifica che si fa sulle Mini per poter sopperire col tempo alla compressione dei tamponi. Con le regolazioni d'altezza poi riesci comunque l'auto a tenerla bilanciata. Sono delle ghiere d'acciaio. A livello di taratura diciamo che è un assetto stradale migliorato, quindi non da pista. Sono stati montati gli ammortizzatori Kayaba, giapponesi a gas, lo step migliorativo rispetto agli originali, gomma stradale. Giusto per testare un attimo, per capire un po'. Semaforo e triangolo. Che è successo lì? A me piace un sacco. Poi comunque non risulta neanche così tanto rigida, nel senso che non dà fastidio il saltellamento. Esatto, comunque è un'auto con la quale vado in tour, faccio i miei raduni e mi piace usarla, quindi il mio assetto è un po' un compromesso tra il comfort e comunque lo spirito naturalmente un po' sportivo della Mini, che quello è intramontabile. Però non ho voluto esasperare queste caratteristiche per poterla comunque usare tutti i giorni tranquillamente, fare viaggi come quello di oggi. Come modifica migliorativa al prossimo treno di gomme tu le proveresti? Io sì, proverei a mettere il canale un pochino più largo, perché la spalla 60 comunque un po' si fa sentire, ma col canale più largo tende a scendere, comunque sei sempre, diciamo, a norma di legge. La mia perplessità era proprio questa, perché di serie ha dei cerchi con un canale 4,5. L'ideale sarebbe avere un canale da 5 per evitare di far spanciare la gomma. Il mercato dei cerchi per Mini è un mercato immenso, le proposte sono infinite. Io con quest'auto ho imparato a fare il puntatacco, poiché è una pedaliera, come hai visto,
che te lo facilita molto, l'acceleratore è molto vicino al freno, il freno rialzato, quindi vuol dire che in frenata tu sei pari con l'acceleratore, basta che con la pianta esterna del piede le dai un colpo. L'ho imparato su questa macchina, su altre auto è molto più complesso. Infatti dipende dalla posizione dei pedali, assolutamente. Esatto. E quando scali marcia la fai? O nel senso, ecco, per dire, in accelerazione, perché adesso siamo in quarta, la fai così? Oppure Sì. no? La fai? Sì, Ah, sì, ok. sì. Ho preso abitudine a farlo dalla mia vecchia auto, dal 1100. Ah, perfetto. Ti invoglia, uno perché non ti si impunta, non senti il freno motore, preservi un po' i sincronizzatori Assolutamente. e hai anche in un sorpasso hai una risposta più pronta. Infatti ti dico la verità, se la Mini l'avessi trovata a iniezione non l'avrei presa. Perché a me affascinava l'idea di avere l'ultima versione a carburatore. Quello che ho notato, ecco, quello che non ho detto prima, ho notato che è leggermente sottosterzante. Quello sì, però dipende, è una cosa buona, perché comunque essendo una macchina molto corta, quando va via dietro di sovrasterzo bisogna essere veramente reattivi, Sì. perché altrimenti non la riprende. E quindi se va leggermente un po' di sottosterzo ma non sovrasterza, è equilibrata, Esatto. va bene. Quindi nel 2025 la Mini ha ancora un senso? A me fa venire brividi ogni volta che apro il garage. In fondo è una macchina che dopo oltre 60 anni è ancora fresca e divertentissima. Al prossimo video.